Salve, sono Massimo Pirelli, odontoiatra e protesista dentale. Mi occupo espressamente di ignatologia, cioè del nostro sistema masticatorio, composto da denti, muscoli ed articolazione temporomandibolare. Molti pazienti si presentano alla nostra osservazione lamentando problemi quali il bruxismo o, per esempio, usura dei denti dovuta apparentemente a stress. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede quando appoggiamo i denti. Nel caso di una buona occlusione, cioè di denti che permettono un giusto rapporto di occlusione tra le due arcate, l'affrontare i denti corrisponderà a un normale e fisiologico lavoro articolare. Questo permette di avere un'articolazione e un'occlusione stabile nel tempo che non provoca alcun danno ad articolazione, muscoli e denti. Nel caso in cui dovessimo avere uno o più elementi dentari che non permettono un'adeguata occlusione, per esempio a seguito di una ricostruzione, di una migrazione, di uno spostamento di alcuni denti, che cosa succede quando si affrontano le due arcate? L'articolazione temporomandibolare cercherà di chiudere tutti i denti, ma si troverà un'interferenza dovuta a questa diversa forma o posizione del dente che comporterà per adattamento uno spostamento a livello articolare per permettere all'organismo di poter avere più appoggi possibili sui denti. Quindi questa è espressamente la situazione patologica che si ha quando si parla di bruxismo, cioè continua ricerca da parte del nostro sistema stomatogniatico di una stabilità occlusale. Ecco spiegato cosa avviene in realtà durante un'interferenza dentale che provoca un'usura sui denti, imputata erroneamente più volte ad una patologia da stress. Come possiamo intervenire quindi in maniera agnatologica quando ci troviamo di fronte ad una o più interferenze sui nostri denti che provocano una malocclusione? Dobbiamo evitare che il paziente continui a fare questi movimenti, bruxismo o dettati apparentemente da stress, evitando che poggi continuamente le proprie arcate. Costruiamo così in maniera opportuna un tutore dove disegneremo in maniera stilizzata le forme più opportune di questa arcata ad incontrare l'arcata antagonista. Questo uso quotidiano farà sì che il movimento dell'articolazione sia sempre fisiologico e ripetibile. Su questo tutore saranno ben definiti i movimenti che l'articolazione temporomandibolare con i muscoli fa fare al nostro sistema stomatogniatico. Ovviamente vengono presi in esame tutti i movimenti che l'articolazione può fare nello spazio, così che in ogni punto si possa trovare la mandibola durante fonazione, masticazione e deglutizione, ogni parte del tutore sia atta a sostenere e supportare il lavoro di muscoli ed articolazione. Una volta ripristinato il giusto fisiologico movimento articolare, possiamo rivolgerci ai denti del paziente in modo da non dover più portare un ausilio a vita, ma poter stabilizzare la forma e la posizione dei denti in maniera che sia di supporto al giusto movimento articolare. Quindi, una volta ritrovata la giusta posizione dell'articolazione, andremo a cambiare la posizione o la forma dei denti che provocavano un'interferenza, ricostituendone appunto i giusti parametri, la giusta morfologia che permetterà di sostenere la posizione articolare che abbiamo ottenuto.